Sei sicuro che sia andata così? No. Che ci fai qui? Sono venuto a comprare. Sto chiudendo. Sulla porta c'è scritto che chiudi alle 19:30 e adesso sono le 19:20. Che cosa vuoi? Vorrei comprare una pistola. Che ci devi fare? Selvaggina. Vintage. Mi piace. È solo da esposizione o spara pure? Qua dentro l'esposizione non trovi niente. Buono sapersi. Comunque te l'ho detto 1000 volte che non va bene per la caccia. Non devo andare a caccia. Ma allora cosa? Ci devo ammazzare un maiale. Ti sei arrugginito? Ma se l'ultima volta ho vinto io, che l'ultimo tiro che ha fatto era fuori campo. No, il punto era dentro, la partita era stata interrotta e il punteggio più alto ce l'avevo io. Ti consiglio di tornarti nelle tue battute di caccia. Piuttosto, domenica prossima si è detto di andarci insieme, spero che te ne ricordi. Sì, mi ricordo. Ciao ragazzi, Ciao! Come va? tutto bene? Voi la partita? Chris sta ancora riprendendo fiato. Imbecille. Che c'è? Ti ho stracciato. D'accordo, d'accordo. Ci andiamo a bere qualcosa? Ah, sì, andiamo. E Claudia? Che rapporto aveva con Christian? Si erano conosciuti da poco. Andavano d'accordo, ma a lei non piaceva molto il suo lavoro. Non condivideva alcune sue idee un po' radicali. Com'è quella storiella che vai raccontando sulle pallottole, Chris? Ma non è una storiella, è la mia filosofia di vita. Quando sparo non sbaglio mai un colpo perché ogni pallottola ha il suo scopo ed è un peccato sprecarle. Dici così solo perché le vendi. Tu invece come ti trovi la nuova redazione? Sembra fotografare iguane? No, niente più uguale. I problemi di cui ci occupiamo ora sono un po' più gravi. E specialmente dopo i fatti dell'altra sera la situazione è un po' tesa. Ti riferisci alla sparatoria della cava? Che sparatoria? Ma come fai a non saperlo? È andata su tutti i giornali. Qua c'è qualcuno che lavora, sai, sono stato un po' impegnato. Comunque tu mi dicevi? Ma un traffico tra le bande è finito male, tutto qua. Quindi tu ci stai lavorando? Sì, ho qualche informazione, ma non posso diffondere nulla. Vabbè, rivincita? Parlami invece del tuo rapporto con Claudia. Come sta andando ora? Bene, direi. In effetti, da dopo l'incidente è diventata molto fredda. Non abbiamo più lo stesso contatto che avevamo prima. È come se vivessimo insieme due vite separate. Capisco. E hai idea del perché? Non lo so, forse è impegnata con il lavoro. Magari è colpa mia. Io ho fatto qualcosa che l'ha in qualche modo infastidita. Non lo so. Ok. Per oggi abbiamo finito.
Rifletti su quest'ultimo punto e dalla prossima volta riprenderemo da qui. Lei lo sa, vero, dottoressa? Michele, Se sa tutto, perché semplicemente non me lo dice? hai subito un grosso trauma. Hai bisogno di fare questo percorso per poter ricostruire gli eventi. L'incidente è stato solo pochi giorni fa. Hai bisogno di tempo. È rischioso. E dopo aver reso nota l'identità dell'assassino, Demetrio Baldeschi, deceduto in circostanze misteriose, sono ancora in atto le ricerche del fratello scomparso. Ehi, Veniamo ora alla recente vicenda della sparatoria in zona Santa Barbara. Dopo attente ricerche da parte della polizia scientifica, sono stati rinvenuti altri 2 corpi appartenenti ai malviventi che hanno preso parte allo scambio, finito in tragedia. La polizia dichiara di aver identificato i 2 principali sospettati tutto bene? grazie all'aiuto di Sì. alcuni reporter. Vi terremo aggiornati su eventuali Problemi al lavoro? sviluppi delle indagini. No, tutto bene. Passiamo ora alla linea al nostro inviato. Claudia, stamattina non eri così. Sei stata tutto il giorno qui davanti, vero? Senti, Michele, sono solo stanca. Ok. Sentiti, ti va di uscire? Cioè, andiamo a mangiare qualcosa, facciamo una passeggiata. Non ti fa bene stare tutto il giorno qua? Va bene. Devo andarmi a cambiare. Possiamo passare un attimo al casale? Ho dei documenti nella borsa che non voglio portare in giro. Va bene. Anche se non capisco perché con tutto lo spazio che hai a studio ti rifugi sempre al casale di tuo nonno per lavorare. Ma perché c'è pace? E poi ci sono cresciuta. Capito? Ehi, che hai? No, niente. Pensavo, no, domenica è il 20. La mattina devo andare a caccia con Cree, ma la sera dobbiamo festeggiare. Pensavo ad un posto in cui, Veramente ho un lavoro da consegnare per lunedì e credo che dovrò lavorare anche domenica sera. ho capito. Vorrà dire che rimanderemo l'anniversario di un giorno. Mi dispiace. Non fa niente, festeggiamo lo stesso. Intanto però pensiamo a stasera. Mm? Allora, Michele, concentriamoci di nuovo sulla giornata del 20. Ti sono venuti in mente nuovi dettagli su quella sera? Sì, ricordo che era il nostro anniversario e volevo farle una sorpresa, quindi mi sono presentato al casale quella sera. Quindi non sei stato ferito la mattina a caccia? Cosa? L'altro giorno mi hai detto di essere stato ferito la mattina a caccia, mentre soccorrevi il tuo amico. No, io... Ci sei vicino, Michele. Dovresti provare a ripercorrere i passi che hai compiuto quel giorno, a partire dai tuoi ricordi. Fonti interne alla polizia hanno divulgato nuove Senti, informazioni io riguardo vado a fare una l'anello di passeggiata. scambio Ti va al di centro venire? della recente sparatoria. Un composto chimico all'interno di alcune fiale di vetro sembra Mi spieghi essere, che cos'è? secondo una prima perizia, un farmaco sperimentale, presumibilmente di produzione americana.
Claudia. Ho dei documenti nella borsa che non voglio portare in giro. Mi dispiace molto, Michele. Ora capisci perché non potevo dirtelo. Capisco. Era stata minacciata. Ma perché non mi ha detto niente? Lei faceva un lavoro rischioso. Sapeva che diffondendo informazioni avrebbe potuto mettere in pericolo anche i suoi cari. Avrei potuto proteggerla. Temo di no. Chiunque sia è una persona molto pericolosa. A proposito, ora che ricordi le dinamiche, non vorrei che ti sforzassi troppo, ma è importante. Ricordi chi era l'aggressore? Però ho trovato una cosa. Com'era? Tu sei quello che non sbaglia mai un colpo, perché ogni pallottola ha il suo scopo ed è un peccato sprecarle.
Beh, l'ultima volta non ci hai posto particolare attenzione a questa regola. Non ho avuto altra scelta. Ti stai mischiando in qualcosa più grande di te. Non mi interessa. Ma, per tua fortuna, io non sono un assassino.